Benvenuto! In questa seconda parte, dedicata al racconto della guerra franco-indiana della metà del 1700, racconteremo i primi anni di quello scontro, i quali videro, contro tutti i pronostici, i francesi all'offensiva su vari fronti. Infatti, i franco-canadesi riusciranno ad ottenere importanti successi tattici, conquistando e distruggendo numerose posizioni fortificate anglo-americane. Tuttavia, nonostante il loro coraggio ed esperienza, dopo questo primo periodo di successi, incominciarono a vedere l'enorme potenziale che gli inglesi progressivamente misero sul campo di battaglia, in fatto di navi, uomini, ricchezze e rifornimenti, costringendo l'armata del marchese di Montcalm sempre più alla difensiva. Armata che, tra l'altro, sarà sempre più ignorata e mal rifornita dalla madrepatria, sempre più focalizzata sugli sviluppi militari e politici del vecchio continente. Ma non perdiamo altro tempo e incominciamo. Buona visione. Il marchese di Montcalm arrivò a Québec nella primavera del 1756 con una squadra navale che portava svariate tonnellate di rifornimenti e 1200 soldati regolari. Era accompagnato dal suo aiutante di campo, Bougainville, dal maresciallo di campo Cavaliere di Lévis e dal brigadier generale Cavaliere di Bourlamaque. Ricordatevi di questi uomini perché li ritroveremo nel proseguo della narrazione e daranno filo da torcere alle milizie inglesi nel corso degli anni. Il generalissimo francese decise innanzitutto di rinforzare Fort Carillon, lo stesso forte che, una volta quando verrà conquistato dagli inglesi, sarebbe stato rinominato Fort Ticonderoga, con ulteriori difese e con l'afflusso di rinforzi, poiché questo forte sbarrava la strada più diretta, ovvero la via fluviale rappresentata dal corso del fiume Hudson, dall'importante città inglese di Albany verso una delle due grandi città della colonia francese, ovvero Montréal, e a seguito di questa, proseguendo verso nord, conduceva fino alla capitale della colonia, ossia la città di Québec. Questo forte era di vitale importanza, poiché era stato costruito fra il lago George e il lago Champlain e controllava proprio la parte meridionale di quest'ultimo. Inoltre, il governatore marchese de Vaudreuil decise di rinforzare la guarnigione di Fort Frontenac, forte situato allo sbocco del fiume San Lorenzo dal lago Ontario, ammassandovi rifornimenti per 4-5.000 uomini. Successivamente a aver rinforzato queste posizioni, il marchese, governatore Vaudreuil, decise di iniziare le operazioni militari nella zona compresa fra i laghi Champlain, George e Ontario e, ponendo l'esercito sotto la guida del generale Montcalm, radunò le sue forze per marciare contro il campo trincerato di Chouaguen, chiamato dagli inglesi Fort Oswego. Un forte inglese, l'unica posizione fortificata della Gran Bretagna costruita sulle rive del lago Ontario. Come detto, una vera e propria spina nel fianco allo schieramento francese, poiché interrompeva le linee di comunicazione passanti a sud del lago Ontario e nella valle dell'Ohio, che mettevano in collegamento il forte Carillon con Fort Niagara e in scala maggiore fra la zona della valle del Mississippi con quella del San Lorenzo, minacciando direttamente le linee di collegamento fra le due grandi entità coloniali francesi, ovvero la Nouvelle-France e la Louisiana. I francesi arrivarono in zona di operazioni il 9 agosto, con oltre 1500 soldati regolari accompagnati da artiglieria ipotrainata. Inoltre vi erano 1500 miliziani canadesi ed infine era anche presente un piccolo contingente di 250 guerrieri indiani. Il caposaldo inglese era difeso da oltre 1100 soldati anglo-americani, agli ordini del colonnello James Mercer. In dotazione erano presenti alcune decine di cannoni in postazione. Il complesso difensivo inglese era composto da 3 forti,
due costruiti in legno, l'Ontario e il George, mentre quello principale era in muratura ed era proprio il forte di Shawinigan. Dopo un intenso bombardamento venne posto l'assedio al forte e già il 12 agosto il forte Ontario era preso. Vista la posizione difficile e per evitare l'annientamento, il comandante della piazza, il colonnello Little Hales, subentrato a Mercer poiché costui era morto nei giorni precedenti, decise di arrendersi e consegnare la fortezza il 14 di agosto. Mentre i due comandanti erano intenti a discutere i termini della resa, un manipolo di indiani entrò nel forte ed incominciò a saccheggiare e ubriacarsi, causando anche dei morti fra gli inglesi. Montcalm reagì prontamente, ripristinando la situazione e punendo gli insubordinati. Tra l'altro, per placare gli animi degli indiani, concesse anche dei regali e dei premi. Lo deduciamo dalle sue stesse parole. Infatti, in seguito, egli disse che in quell'incidente costò al re 8 o 10.000 livree in regali. Purtroppo non sarebbe stata l'ultima volta. Questi erano i rischi a servirsi di forze non regolari, non subordinate e disciplinate. Risolto questo increscioso incidente, i francesi, prima di ritirarsi nella piazzaforte di Montréal, decisero di abbattere le rovine di quello che una volta era stato Fort Oswego. Lo scacco inglese terrorizzò non poco l'alto comando di Albany, poiché i francesi erano, nonostante gli esigui numeri, una forza molto temibile. Ed inoltre si era persa un'importante postazione da sfruttare per attaccare in profondità il territorio francese. Ed inoltre si temeva per la stessa Albany e per tutto lo stato della Virginia. Infatti, le ultime due piazze forti prima di Albany, seguendo il corso dell'Hudson verso sud, ovvero i forti William Henry ed Edwards, non fornivano alcuna garanzia di resistenza ad un attacco così coordinato, e a completare il tutto, le milizie dei coloni americani erano allo sbando, braccate nei boschi da reparti indiani e di canadesi, che combattevano con la tecnica della guerriglia. Ma qual era stata la sorpresa più grande di questo assalto? Era stata la capacità dell'esercito francese coloniale di adottare strategie e tattiche d'assedio tipiche del vecchio continente, metterle in atto sul suolo americano, cosa che si pensava praticamente quasi impossibile, e ottenere la vittoria. Ma come si procedeva nell'assedio di una fortificazione come quella di Fort Oswego? Gli eserciti applicavano la dottrina europea dell'assedio scientifico, adattata ovviamente al contesto selvaggio del continente americano. Per prima cosa, il forte veniva circondato per impedire l'arrivo di rinforzi o rifornimenti. I guerrieri nativi alleati, sia dei francesi che degli inglesi, erano fondamentali in questa fase. Pattugliavano i boschi circostanti, intercettavano i messaggeri e terrorizzavano i difensori con tattiche di guerriglia. Successivamente gli assedianti iniziavano a scavare una serie di trincee parallele al forte, per avvicinarsi alle mura senza essere colpiti dal fuoco dei difensori. Scavavano delle trincee di collegamento ad angolo, chiamate sap, da cui il termine zappatori. Questo andamento a zig-zag impediva ai difensori di sparare diritto lungo la linea della trincea. Ogni volta che una nuova linea parallela di trincee veniva completata, sempre più vicina al forte, gli assedianti vi spostavano subito i propri cannoni. L'obiettivo era distruggere le palizzate di legno e far crollare i bastioni difensivi per creare una breccia praticabile dalla fanteria. Ma quali erano le armi usate per sbriciolare le mura dell'avversario? Lo strumento fondamentale era quello dell'artiglieria pesante. Infatti la sua presenza faceva la differenza fra un assedio fallito e uno di successo. Trasportare queste armi enormi attraverso laghi, fiumi e foreste vergini era un'impresa titanica. Ed erano di diversi tipi, a seconda del ruolo e dello scopo. C'erano i cannoni d'assedio, ovvero bocche da fuoco in bronzo o in ferro, spesso da 18 o 32 libbre, che queste cifre indicavano il peso della palla di cannone che veniva sparata, e sparavano queste palle di ferro pieno per frantumare i tronchi e la terra o le mura di pietra del forte. Inoltre poi c'erano i mortai e gli obici. Erano armi a canna corta che sparavano con una traiettoria parabolica, una parabola molto alta. Questo permetteva di far scavalcare le mura ai proiettili, facendoli cadere direttamente all'interno del forte,
sopra le baracche e i depositi munizioni. E infine c'erano anche le bombe esplosive, che, a differenza delle palle piene dei cannoni, i mortai potevano sparare delle sfere di ferro cave riempite di polvere da sparo, con una miccia a tempo, progettate per esplodere in mezzo ai soldati o incendiare le strutture di legno. Insomma, una strategia complessa che richiedeva impegno e un alto grado di organizzazione ed efficienza, ma che alla fine portava molto spesso alla conquista anche delle roccaforti più inespugnabili, e lo vedremo molto spesso nel prosieguo della nostra narrazione. Per quell'anno non ci furono altre operazioni militari di rilievo. Il marchese di Vaudreuil, approfittando della temporanea situazione di caos del nemico, cercò di organizzare una spedizione composta da 1400 fra canadesi e indiani per colpire e conquistare il forte William Henry, ma a causa della stagione inoltrata, ma soprattutto perché non si erano portati appresso le artiglierie pesanti necessarie per l'assedio, alla fine questa forza dovette ritirarsi. Un'occasione sprecata, come ce ne saranno altre, per spezzare i catenacci che bloccavano le forze francesi dall'arrivare fino ad Albany e di conseguenza a New York e alla costa. Altro fatto da segnalare è lo scontro fra i nativi americani e i coloni per la protezione delle fattorie collocate al confine. In questa serie di scontri, la maggior parte a favore degli indiani franco-canadesi, bisogna ricordare la presenza di due piccoli caposaldi inglesi, Fort Bull e Fort Granville, che vennero conquistati dai franco-canadesi. A conti fatti, il 1756 si chiudeva per gli inglesi come un anno prevalentemente di debacle. L'anno 1757 si aprì con una crisi di governo in Gran Bretagna. Infatti, le debacle subite sia in Nord America sia in Europa, ad esempio la distruzione della flotta inglese presso l'isola di Minorca, portarono il re a ritirare la fiducia al primo ministro William Pitt. Tuttavia, non riuscendo a trovare un valido successore, alla fine, per vie traverse, il potere tornò nelle mani di Pitt. Questo grazie al sostegno incondizionato che aveva presso il popolo inglese. Adesso, con i pieni poteri, cambiò radicalmente la strategia. Infatti, pose come obiettivo primario la distruzione delle colonie francesi d'oltremare e a tal proposito potenziò a dismisura la flotta, con un aggravio di costi che alla lunga peseranno sulle casse inglesi, con esiti imprevisti, pensate alla rivoluzione americana. Ma nell'immediato l'Inghilterra poté disporre di armate e innumerevoli squadre navali da spedire in missione di controllo in tutti i mari e gli oceani, devastando e affrontando sistematicamente ogni nave francese o nemica. Questo sforzo economico e politico fu il primo passo che alla fine porterà il dominio britannico in tutto il mondo. Ma tornando in Nord America, in quell'anno bisogna registrare un fatto importante, ovvero la spedizione francese, sempre al comando del marchese di Montcalm, in direzione di un altro forte inglese, questa volta più a sud, verso Fort William Henry, situato sulla parte meridionale di Lago George. Concentrati presso Fort Carillon 8.000 fra regolari e miliziani, supportati dall'artiglieria d'assedio e accompagnati da 1.500 guerrieri indiani, questa forza partì in direzione della fortezza inglese, che era al comando del colonnello Monroe, che la presidiava con 2.400 uomini e con un parco di artiglieria non indifferente. Anche in questo caso i francesi utilizzarono la stessa tattica che abbiamo descritto prima. Dopo 6 giorni d'assedio e di pesante bombardamento, il forte dovette capitolare. Era il 9 agosto. La guarnigione inglese, prima di capitolare, provò a inviare un messaggero presso il vicino forte, situato più a sud, ovvero Fort Edward, dove era alloggiato il maggior generale Webb. Ma il messaggero di ritorno, con la risposta, venne intercettato dalle guide e dagli esploratori indiani al servizio dei francesi, che circondavano i boschi attorno al forte, i quali, dopo averlo visionato, lo recapitarono lo stesso al comandante della piazza, il colonnello Monroe. Infatti, nel messaggio c'era scritto che nessun rinforzo sarebbe arrivato da Fort Edward e quindi, a seguito di ciò, Monroe decise di arrendersi e di consegnare il forte. Segnaliamo che il marchese di Montcalm concesse l'onore delle armi al proprio nemico, a seguito del valore dimostrato.
Anche se erano in mezzo alle montagne e alle foreste del Nord America, l'onore e il codice cavalleresco a volte prevalevano lo stesso. La battaglia, sebbene spettacolarizzata nei film hollywoodiani, causò solamente 80 morti e 120 feriti fra gli inglesi e solo 17 morti e 40 feriti da parte francese. Fu un'operazione da manuale. Infatti il marchese di Montcalm riuscì a mettere le mani su 43 cannoni e su 25.000 libbre di polvere da sparo. Il forte, dopo che vennero prelevati tutti i rifornimenti disponibili, venne distrutto e le rimanenti forze inglesi, circa 2.200 uomini, vennero evacuati in direzione sud, scortati da 200 soldati francesi. Tuttavia, durante questa marcia verso Fort Edward, la colonna inglese venne attaccata da alcuni reparti di guerrieri indiani, appartenenti alla tribù degli Abenaki, che compirono un massacro. Infatti, circa una trentina di giubbe rosse vennero massacrate da questi guerrieri indiani. I francesi di scorta cercarono di fermarli, ma dovette intervenire nuovamente perfino il marchese di Montcalm per ripristinare l'ordine e la disciplina. Fu un fatto increscioso e non voluto. Questi episodi, ovvero la conquista di Fort William Henry e la conseguente imboscata alla colonna di ritorno, sono stati rappresentati egregiamente nel film di produzione americana L'ultimo dei Mohicani. Questo massacro colpì molto l'opinione pubblica inglese e in parte contribuì alla determinazione dei coloni al sostegno dell'accresciuto sforzo logistico e militare che gli inglesi avrebbero intrapreso in Nord America negli anni seguenti. La conquista di Fort William Henry è stata l'ultima grande vittoria offensiva dei francesi ed inoltre è anche un'altra occasione sprecata dal comandante Montcalm di infliggere un duro colpo al suo nemico. Infatti, se avesse proseguito lungo il fiume Hudson, avrebbe raggiunto Fort Edward, difeso dal maggior generale Daniel Webb, con qualche centinaio di uomini, ma non sarebbe stato sicuramente un ostacolo troppo difficile, e una volta sorpassato, la via per Albany sarebbe stata aperta. Ma il marchese decise di desistere. I fattori determinanti furono la partenza del contingente indiano, 1500 guerrieri, che rientravano nei loro villaggi con il bottino e i prigionieri. Inoltre, i coloni canadesi volevano tornare alle loro fattorie per il raccolto. Rimasto senza l'aiuto dei coloni e degli indiani, il generale non credette di potercela fare solo con i regolari, ed inoltre la stagione avanzata era alle poche. Inoltre, erano anche poche le strade, sulle quali dovevano transitare i pesanti carriaggi e gli affusti dei cannoni, e quindi, a seguito di queste considerazioni, il marchese di Montcalm si decise a desistere. Fu un peccato, perché da quel momento in avanti, con l'accrescersi dei rifornimenti e rinforzi inviati dal nemico, i francesi dovettero progressivamente spostare il loro assetto sempre più sulla difensiva. Ma anche agli inglesi andarono male i loro progetti, poiché la spedizione, da lungo preparata e caldeggiata perfino dal primo ministro William Pitt, ovvero un'operazione anfibia per conquistare l'importante fortezza di Louisbourg, non si realizzò, per un errore nelle tempistiche, poiché la flotta, radunata presso il porto di Halifax, base di partenza per l'invasione, venne radunata troppo tardi, ovvero il 9 luglio. Considerando la stagione già abbastanza inoltrata e le difficoltà delle correnti del mare a quelle latitudini, il comandante supremo inglese, generale Loudon, decise di interrompere la spedizione. Una fortuna per i francesi, ma la spallata era soltanto rimandata. Il successivo anno, ovvero il 1758, per l'alto comando inglese doveva rappresentare l'anno della svolta, e in parte lo fu. Infatti vennero fissati 3 obiettivi da raggiungere, 2 terrestri, ovvero la conquista dei forti Duquesne e Saint-Frédéric, ed una navale, la tanto attesa operazione anfibia per la presa di Louisbourg, e a tal fine venne anche destituito il comandante supremo. Infatti il marchese di Loudon venne sostituito dal generale James Abercrombie, uomo di fiducia del primo ministro Pitt. Il 27 maggio la flotta inglese, forte di 39 vascelli al comando dell'ammiraglio Boscawen,
salpò da Halifax in direzione della fortezza di Louisbourg. Questa forza comprendeva oltre 1800 cannoni e oltre 14.000 uomini. Bisogna tenere presente che venne in un secondo momento affiancata anche da un'altra forza, composta da 150 unità di trasporto con altri 13.000 uomini a bordo, al comando del generale Geoffrey Amherst. La fortezza di Louisbourg, considerata inespugnabile da Versailles, era situata in una posizione non particolarmente favorevole. Inoltre, per costruirla, non era stato utilizzato molto legante e quindi la cinta muraria risultava fragile, colpa anche del salino proveniente dal mare, e infine a presidiarla c'era il governatore Augustin Bochery de Drucourt, alla testa di soli 3.000 uomini, 2.600 marinai e 500 miliziani canadesi. Nel porto era anche stazionata una piccola forza di 5 vascelli agli ordini dell'ammiraglio de Guth. Come si può vedere, la disparità di forze in campo era netta. Dopo essere sbarcati sulle spiagge antistanti la fortezza l'8 giugno, scacciando la piccola guarnigione francese lì presente, gli inglesi, sia dal mare con le navi, sia a terra, dopo che ebbero allargato la testa di ponte e munitala di poderosi cannoni, iniziarono a bombardare la fortezza e la città vicina a partire dal 5 luglio. Fu un bombardamento intenso, che era il preludio all'assedio. Assedio che si protrasse a lungo, con alterne vicende. Infatti gli inglesi bombardavano la fortezza e l'abitato di Louisbourg. I francesi, con delle sortite, come quella effettuata il 9 luglio, cercavano di ostacolarli. Utilizzavano anche i pochi vascelli a disposizione. Per esempio le bordate della fregata Arreteuse causarono non pochi danni agli inglesi sulla spiaggia. Ma alla fine il governatore francese de Drucourt, con solo 5 cannoni funzionanti, decise di arrendersi al nemico, consegnando la fortezza il 26 di luglio. Soprattutto per salvaguardare la vita degli abitanti rifugiatisi nelle cantine della fortezza e degli oltre 1.200 feriti e ammalati. La resa fu umiliante, sebbene l'eroica resistenza. Infatti gli inglesi non concessero l'onore delle armi. In questa battaglia i francesi persero 102 morti e 237 feriti, contro i 170 morti e 354 feriti inglesi. Ma il bottino fu grande. Infatti gli inglesi catturarono tutta la popolazione, molta della quale sarà poi deportata sul continente, e ben 235 pezzi d'artiglieria danneggiati. Dopo l'assedio, la fortezza ebbe una riqualificazione come magazzino e deposito, ma successivamente, nel 1760, venne abbattuta e abbandonata dagli inglesi. Con la caduta della piazza di Louisbourg, ormai la foce del San Lorenzo era aperta al naviglio inglese. Eliminata l'importante base navale francese a nord, l'alto comando inglese puntò sull'offensiva di terra. Infatti, per conquistare Fort Carillon, Abercrombie radunò un'imponente armata, costituita da oltre 6.000 soldati regolari e da 9.000 miliziani, accompagnati da qualche centinaio di Rangers di Robert Rogers. Questa armata disponeva anche di artiglieria ipotrainata. Tuttavia gli inglesi non avevano fatto i conti con il generale Marchese di Montcalm. Infatti proprio lui diresse la difesa di Fort Carillon, innanzitutto disponendo la costruzione di trincee e fortificazioni all'esterno del forte, per avere più spazio operativo e di manovra. In secondo luogo, dette ordine di sfruttare tutte le asperità del terreno per le opere difensive, disponendo la costruzione, ad un quarto di miglio dal forte principale, del cosiddetto trincerone, una fortificazione di legno con pali aguzzi, che tornerà molto utile, ed infine cercò di rincuorare le sue poche truppe. Infatti, anche grazie all'incompetenza del marchese di Vaudreuil, che nei giorni immediatamente prima dell'assedio distaccò un reparto dal forte, il generale poteva contare solo su circa 3.000 regolari, 250 miliziani canadesi e su 150 indiani. Questa esigua forza doveva parare un attacco di un'armata ben organizzata, forte di oltre 15.000 uomini. Ma prima di proseguire con la narrazione dobbiamo fermarci un attimo per capire come mai i fiumi e i laghi erano così importanti, come abbiamo già visto.
da essere considerati le direttrici principali delle offensive, come in questo caso con la spedizione inglese verso Fort Carillon. Non c'è da stupirsi, infatti nel Nord America, nel Settecento, non esistevano le strade, o se esistevano erano poche e in larghissima parte di terra battuta. Il cuore del continente era coperto da una foresta vergine fittissima, priva di passaggi per carri o eserciti di linea. Per questo motivo i fiumi e i laghi erano le uniche vere autostrade dell'epoca. Chi controllava i corsi d'acqua controllava il flusso dei rifornimenti, dei cannoni e delle truppe. Muovere un'armata significava pianificare una complessa spedizione anfibia, dove i soldati passavano continuamente dai piedi ai remi. I fiumi come l'Hudson, il San Lorenzo o l'Ohio permettevano di addentrarsi nel territorio, ma la navigazione non era mai semplice. Le armate dovevano affrontare correnti contrarie, secche e rapide e pericolose. Il mezzo di trasporto standard per eccellenza era il bateau, parola francese per imbarcazione, adottata poi da entrambi gli schieramenti. Erano barche di legno a fondo piatto, lunghe dai 9 ai 12 metri, a punta sia a prua che a poppa. Non avevano una chiglia tanto profonda, il che gli permetteva di navigare in pochissimi centimetri d'acqua. Potevano trasportare fino a 30 soldati o svariate tonnellate di barili di polvere da sparo e farina. Venivano spinte a remi, con lunghi pali spinti sul fondale, da pesca a palo, come veniva detto. O, se il vento era favorevole, con una vela rudimentale. I britannici utilizzavano anche molto le whale boats, le baleniere, imbarcazioni più leggere e veloci dei bateau, ideali per i ranger in incursioni rapide e silenziose lungo le sponde dei fiumi. Inoltre c'era anche una piccola particolarità legata all'incubo del portage. Questa era la fase più massacrante per i soldati, quando il fiume diventava impraticabile a causa di cascate o rapide, o quando bisognava passare da un bacino idrico ad un altro, ad esempio dal lago George al lago Champlain, l'intera armata doveva sbarcare. Centinaia di bateau e tonnellate di rifornimenti dovevano essere scaricati e trasportati a spalla o trascinati su rulli di legno attraverso i sentieri della foresta per chilometri, prima di poter essere rimessi in acqua. Dato che era impossibile trasportare intatte le grandi navi da guerra dall'Oceano Atlantico, dagli oceani, fino ai laghi interni, sia i francesi che i britannici, per usufruire dei mezzi che abbiamo appena elencato, costruirono cantieri navali improvvisati in mezzo alla foresta, come ad esempio ad Oswego o a Ticonderoga, abbattendo alberi sul posto per creare vere e proprie flotte d'acqua dolce. Oltre a piccoli vascelli a vela tradizionale, come gli sloop, gli ingegneri militari progettarono imbarcazioni uniche per questo scenario, come ad esempio i radeau, i forti galleggianti. Il radeau, zattera in francese, era una massiccia piattaforma galleggiante fortificata. Non aveva chiglia, era a fondo piatto e presentava lati inclinati. Erano pesantemente corazzati con spessi tronchi di legno per deviare i colpi nemici. Erano protetti da una copertura che nascondeva i cannoni e l'equipaggiamento e l'equipaggio, assumendo una forma che ricordava il guscio di una tartaruga. Un esempio celebre è la famosa Land Tortoise, costruita dai britannici sul lago George nel 1758, considerata oggi uno dei relitti di nave da guerra più antichi e intatti del Nord America. Era mossa da 26 remi e dotata di 7 feritoie per i cannoni pesanti, un vero e proprio bastione d'assedio semovente, capace di avvicinarsi alle palizzate dei forti costieri e a raderle al suolo. La gestione di queste flotte lacustri portò a una pratica militare incredibile e unica nel suo genere, dettata dal durissimo inverno canadese e americano. Quando i laghi stavano per ghiacciare, i cantieri navali e i forti rischiavano di essere catturati o distrutti dai raid invernali nemici. Inoltre, il peso del ghiaccio avrebbe frantumato gli scafi di legno lasciati ormeggiati. I comandanti militari idearono così la tattica dello stoccaggio umido.
In autunno, intere flottiglie di centinaia di batteux e persino i grandi radeaux venivano intenzionalmente zavorrati con pietre e affondati nelle baie poco profonde vicine ai propri forti. L'acqua gelida e il fango proteggevano il legno sia dal ghiaccio che dagli incendi appiccati dalle pattuglie nemiche. In primavera, al disgelo, i soldati tornavano, svuotavano le barche dalle pietre, le facevano galleggiare di nuovo, le riparavano e l'armata era pronta a ripartire per una nuova campagna anfibia. Ma ritorniamo alla spedizione di Abercrombie. Dopo aver disceso il lago George e parte del fiume Richelieu, con i metodi che abbiamo appena visto, i britannici erano pronti a investire la grande piazzaforte francese. Era l'alba dell'8 luglio, quando il grande esercito di Abercrombie arrivò sul luogo delle operazioni. A seguito della raccolta di notizie da parte degli esploratori in merito allo schieramento francese, a mezzogiorno il generale decise di ordinare l'assalto. L'armata si mosse all'attacco. I granatieri avanzarono seguiti dalla fanteria leggera. Era un grosso schieramento che tuttavia fu fermato dal preciso fuoco di fucileria francese. L'unico reparto che riuscì ad arrivare a 15 passi dal nemico fu un reparto di fucilieri e granatieri da montagna scozzesi, coraggiosissimi. Tuttavia vennero falciati da un micidiale fuoco dei fanti francesi e anche loro dovettero ritirarsi. Questa situazione perdurò tutto il giorno, con attacchi successivi in diversi punti del trincerone, che puntualmente, tutte le volte, venivano rintuzzati dai francesi. Alla fine, alle 18 di sera, il generale Abercrombie decise di dare il tutto per tutto, ovvero lanciò una carica di tutto il suo esercito contro la postazione francese. Nonostante il loro numero, gli inglesi furono nuovamente fermati dal preciso fuoco di fucileria e di cannone dei reparti franco-canadesi. Dopo quell'assalto, il generale inglese ordinò il ripiegamento verso gli accampamenti, rinunciando alla conquista del forte. Gli inglesi ebbero perdite pesanti, 551 morti e oltre 1300 feriti. I francesi solo 104 morti e 273 feriti. Ancora una volta il marchese di Montcalm non sfruttò appieno il risultato ottenuto, poiché non inseguì il suo nemico, preferendo rafforzare la sua posizione. Questa mossa potrebbe trovare spiegazione nel fatto che, nonostante sconfitto, l'esercito inglese era ancora di molto superiore a quello francese. Tuttavia, questa decisione venne molto discussa dal governatore de Vaudreuil, che cercava di infangare la reputazione del generale, affinché non si palesassero i suoi errori e le sue manchevolezze. Senza saperlo, i francesi avevano ottenuto il loro ultimo grande successo della campagna. Avevano fermato gli inglesi, ma non potevano trattenerli ancora a lungo. Nello stesso periodo, sul fronte dei Grandi Laghi, il colonnello John Bradstreet aveva rioccupato l'importante posizione dell'ex forte di Oswego e con il suo reparto, forte di 3.000 uomini, conquistò facilmente Fort Frontenac, difeso da soli 80 soldati al comando del comandante de Noyan. Questa perdita fu causata da un'altra delle tante inadempienze del governatore de Vaudreuil, che, vista la sua debolezza, non pensò di rinforzarlo adeguatamente. Inoltre, più a sud, una colonna di 6.000 uomini, fra regolari e miliziani, al comando del brigadier generale John Forbes, si era avvicinata a Fort Duquesne con l'obiettivo di conquistarlo. Il forte era difeso da soli 1.000 soldati, capitanati dal capitano de Lignery. I francesi avevano ricevuto rinforzi, appena 240 uomini, al comando di Aubry, ma con loro erano arrivati anche molti battelli carichi di vettovaglie e grazie a questo piccolo aiuto riuscirono a strappare anche qui una piccola vittoria. Infatti un distaccamento di oltre 800 soldati, guidato dal colonnello Grand in avanguardia, si era imprudentemente avvicinato al forte. Aubry, informato della situazione da guide indiane, decise per un attacco a sorpresa. Uscì di notte con i suoi 800 soldati e si appostò in una località in mezzo agli alberi, attendendo gli inglesi. La mattina dopo, quando la colonna in marcia nemica si avvicinò alla postazione, scattò l'imboscata. Un combattimento furioso, dal quale tuttavia a uscirne vincitori furono i francesi.
Infatti, a fronte di un morto e 5 feriti, avevano causato perdite per 300 unità fra morti e feriti al nemico. Ma ormai il grosso della colonna era arrivato. Le forze inglesi tentarono di assaltare Fort Duquesne, difeso da soli 200 uomini del comandante de Lignery. I francesi, per giorni, si difesero strenuamente, ma alla fine dovettero abbandonare il forte di notte, dando fuoco a tutto. Il brigadiere generale Forbes, accortosi della ritirata, non inseguì tuttavia il nemico, preferendo prendere possesso delle rovine del forte, ribattezzandolo Fort Pitt, in onore del primo ministro britannico. Fort Pitt che poi si trasformerà negli anni successivi nell'odierna poi Pittsburgh, nella città di Pittsburgh. I reparti di Aubry e di Lignery dovettero ritirarsi verso sud, verso la Louisiana, presso il forte di Chartres. Ormai le piste che collegavano la valle dell'Ohio alla regione dei Grandi Laghi e del Canada erano direttamente minacciate e parzialmente tagliate dai reparti inglesi. Con questa interruzione dei collegamenti, le due grandi colonie della Francia presero vie diverse. La Louisiana seguirà un proprio percorso, diciamo più soft, che racconteremo dopo, mentre attorno alla grande colonia della Nouvelle-France, la più importante, si stringerà sempre più un cappio, che alla fine le sarà fatale. A questo punto il marchese di Montcalm, che come raccontato era un abile generale stratega, capì che la guerra in Nord America per la Francia era ormai irrimediabilmente compromessa. Visto il limitatissimo invio di rinforzi dalla madrepatria, che era sempre stata una costante per tutta la durata delle operazioni a causa delle limitate vedute della corte, e in particolar modo dei ministri della guerra come Moras, Messiac e Berryer, che si susseguirono in quella carica, quindi nella carica del ministro della guerra della corona francese, nel corso degli anni. L'unica sua speranza, e la speranza della Nouvelle-France, era quella di resistere nel cuore della colonia il più a lungo possibile, nel territorio più favorevole alla difesa, affinché si arrivasse a un trattato di pace in Europa, con una porzione di Nord America ancora sotto il controllo francese. Così forse la colonia sarebbe sopravvissuta. Per attuare questa strategia, il marchese decise di abbandonare tutte le postazioni più lontane, come quelle della valle dell'Ohio e del Mississippi, per concentrare le esigue forze nella regione intorno a Quebec. Seguendo questo ordine vennero abbandonati, nel corso del 1759, i forti Carillon, Saint-Frédéric, anche Forte Niagara venne abbandonato a seguito di un assalto inglesi che si spingevano sempre più a fondo nel territorio nemico, ormai tagliando definitivamente le linee di comunicazione fra il Canada e la Louisiana. Questa strategia fece infuriare il governatore de Vaudreuil, che spingeva invece per una difesa più capillare ed estesa del territorio della colonia, utilizzando le tattiche della guerriglia. Nonostante le sue rimostranze, tra l'altro raccontiamo che minacciò di scrivere a Versailles per denunciare le apparenti incompetenze del generale in capo, ma alla fine, nonostante tutto, le direttive del marchese di Montcalm vennero eseguite. Si preparava l'ultimo scontro che avrebbe deciso i destini della Nouvelle-France. Grazie di essere arrivato alla fine della seconda parte dedicata al racconto della guerra franco-indiana, il fronte nordamericano della guerra dei 7 anni. Se il video ti è piaciuto, ti invito a mettere like, a condividere il video e a iscriverti al canale. Un caro saluto, a presto!